Sfrecciare all'alba su una piccolissima barchetta in vetroresina non ha prezzo. Non servono centinaia di migliaia di euro per godersi il mare, ma bastano solamente 2 amici e tanta voglia di stare bene. Sto bagnando tutto. Dopo il salone nautico di Genova, volevo ritornare finalmente con i piedi per terra e godermi il mare come ho sempre fatto. E così Federico e Fabio mi hanno invitato a pescare in un posto dove non sono mai stato e che potrebbe regalarci delle belle sorprese. L'appuntamento è al porto alle 5 di mattina. Che disagio! Sono le 4 di mattina. Ci vedremo nel porto di Perdesali e io partirò da Cagliari facendo circa una quarantina di minuti di viaggio con una sola canna da pesca. E loro invece partiranno da un paesino più a sud con tutte le canne da pesca, anche quelle da prestare a me, e soprattutto con la barca sul rimorchio. Questa è la barchettina di Federico che si è portato per una trentina di chilometri e ora bisogna metterla a mare. Non so con quale pazienza, Fede, faccio questa cosa, ma lui ce n'ha un sacco. Il vantaggio di avere una barchettina di questo tipo è che si può davvero portare ovunque ed in Sardegna la cosa è interessante. Poi basta essere in 3 e tutto è più semplice. La persona più importante di tutte sono stato io, senza il mio aiuto non ci sarebbero riusciti. Con l'ecoscandaglio abbiamo cominciato a utilizzarlo da quando eravamo a Macchiareddu, quindi va bene così. 18.000 batterie, che poi mi spiegherà a che servono. Questa lattina è fantastica, perché lui è un grande fumatore e qui ci faccia vedere l'uso. Bravo, e poi butta il mozzicone. Poi non mi sono portato niente, non mi sono portato né moschettone, non c'avevo nulla. Ieri mi ha chiamato, ci vediamo, orari improponibili la notte. Sì, sì. Oh, c'è pesce qui, È vero? E così eccoci qui che osserviamo una meravigliosa alba in un mare che non ci aspettavamo. Siamo arrivati? C'è un mare di merda. Ora, starsene su una piccola barchettina e a 5 miglia dalla costa con un mare mosso non è il massimo, però guardate che alba. E in quest'alba incredibile tentiamo il tutto per cercare di rimanere fermi, e quindi Fabio lì a prua che si destreggia con una gigantesca ancora galleggiante. E mentre Federico e Fabio lavorano alacremente, io cerco disperatamente di prendere tutte le cosine, visto che non mi sono portato veramente nulla, se non la canna e il mulinello. Fabio, tu c'hai un moschettone con la girella, grazie. No, moschettone con la girella. Grazie. No, dammi quelli, dai, prendo i suoi, basta. Anche la pretesa, capito? Capito? No, quello non mi piace, quell'altro Non c'ho un cazzo, c'ho pure le pretese. Dopo aver rubacchiato l'attrezzatura a destra e a sinistra, cominciamo a pescare con questi brutti jig e una strisciolina di calamaro. Obiettivo, scorfani e magari qualche bella tracinona, che mi piace sempre. E così cominciamo a pescare con grandissime aspettative, ma invece Federico aggancia subito un mostro e dopo un gran combattimento riusciamo finalmente a tirarlo su. Vai, tira. Vede? Sempre lui, ma come ha fatto tutti e 2 gli ami poi? Mi sono venuto un po' di occhioni. Fabio, che ti è successo? Probabilmente Murena, rotto l'assist. La Murena è andata e gli ha preso l'assist. Maledette. Io aggiungo, faccio qualcosa che non si fa. Aggiungo jig. Ah. La situazione è un po' particolare perché c'è moltissima corrente, quindi non riusciamo a pescare sul fondo. Ora mi invento una cosina, vediamo se si funziona. Mentre mangio la mela, che c'è un po' di maretta. Questa cosa non è consigliata a chi soffre il mal di mare. In tutto questo, mentre io preparo le mie magie, il buon Fede ha agganciato. Oh, hai rotto le scatole, facci pescare pure a noi. No, dov'è il coppo? Io intanto il buon Fabio mi ha prestato un piombo da 200 grammi perché io sto cambiando tutta la montatura e mi metto a bolentino perché non riesco proprio a pescare. Così, cioè, sto pescando praticamente a galla. Escilo, come si dice. Ti manca molto? Ah, Bello, trovato che non i pagelli. tutto sto casino. Trovato che non i Vedete? trovato che non i Bellissimo. Ha mangiato sul calamaro un bel pagello. Col doppio jig facci vedere, vediamo questa cosa terribile. Per andare sul fondo. Noi non siamo puristi, siamo terribili, però siamo un gruppo di amici. E ora vi faccio vedere cosa vi combino io, Pronti? E in effetti, nonostante la fortissima corrente che c'è sul fondo, qualcosa sta mangiando. Mangia per 3-4 volte e poi preso! 8 giorni per tirarlo su. No, il colore è buono.
E dopo 8 mesi di recupero, ecco il mio pesce. Pagello. Anche se non è enorme, la scelta di cambiare è stata l'unica cosa che mi ha consentito di pescare questo pesce. Anche un buon Fabio ha deciso di convertirsi al bolentino, perché è l'unico modo per provare a pescare qualcosa. E visto che la corrente è fortissima, l'unico modo per cercare di pescare qualcosa è quello di aspettare di vedere i pesci sull'ecoscandaglio e appena ci sono, tirare giù. Posso? Vadi. Vadi! Vadi andato. Vadi lei! Allora, vediamo se la corrente è più forte di prima. Secondo me. Formazione di guerra. Io con la canna da polpi a pescare a bolentino. Il buon Fede con la canna slow pitch a pescare slow pitch. E giustamente il buon Fabio con la canna da bolentino a pescare a bolentino. Cioè, l'unico terribile sono io, che fra l'altro ci avrò 100.000 canne in garage e uso sempre le stesse. Questo, ragazzi, per farvi capire che alla fine, se vi piace andare a pesca, non dovete spendere miliardi, ma potete divertirvi con quello che avete. Soffrirete un po', ma va bene. La sofferenza fa parte del gioco. Bravo. Sì, è bello questo. Bravo ragazzo, bravo Fabio. E il buon Fabio, che è quello più attrezzato di tutti, riesce subito ad agganciare un bel pesce. Ma non è uno solo, sono due. È una tanuta. È un saragone, bellissimo. Mamma, guarda che fasciato. Fabio, faccelo vedere. Bellissimo, guardate che saragone fasciato. Mi sta mangiando pure a me, ragazzi, mentre con una mano, con la cosa. In effetti qualcosa mangia e lo tengo anche per qualche secondo, ma poi non riesco più a recuperarlo. Sembra un pesce che si è intanato e sono costretto a lasciare filo per non spaccare tutto quanto. Però nel tentativo di recuperare il pesce, dopo circa 5 minuti, succede la tragedia. Ragazzi, cioè, guardate, meno male che c'è Fabio, cioè, ci mi sta prestando un mulinello perché praticamente non si sa come. Non sai cosa ti costerà. Non so cosa mi costerà. Adesso che non sai cosa ti costerà Cosa questo. mi costerà? Vabbè, una settimana di charter non fa niente. Va bene, si può fare. E quindi non c'ho più filo. Per scendere ancora di più sul fondo mi sono dovuto inventare questo accrocchio, quindi un mezzo jig con la pallettina. E ora voglio provare il gambero che il buon Fabio che ho scroccato al buon Fabio. Poverino. Gli stiamo scroccando tutto. E subito il mulinello di Fabio mi porta fortuna, qualcosa sta mangiando insistentemente, non so se riesco però a fregarlo. Dopo il solito recupero dalla fossa delle Marianne, anche questo pesce viene a galla. Pagello. Bel pagellino. Ma vanno proprio a branconi questi, eh. L'ho detto. Sul gambero che abbiamo scroccato a Fabio. Poi sti pesci regaliamo tutti a Fabio, poraccio. Abbiamo scroccato tutto. Pagello è meraviglioso, guardate, ha questi puntini blu quando è vivo, che sono incredibili. Occhi enormi perché comunque vive anche a profondità abbastanza elevate, quindi ha bisogno di vedere bene. E queste pinne pettorali lunghissime, rosa, con dei colori violacei. Cioè un pesce meraviglioso e buonissimo da mangiare. Questo ha mangiato sul gambero. No! Scusa, faccio vedere la gambusa qui. Qua tutta roba. C'è anche i Dixie per l'aperitivo. Mamma mia, qua ci ingrassiamo. Le caramelle. Altro che pesce. Le caramelle. I croissant, e poi caramelle. No, per carità. Bisogna passare. Fabio pure ha portato altri 50 miliardi di cose. Qui abbiamo il frigo, No, si sa mai, no? birre, questi 4 scemi che abbiamo preso, le mozzarelle. Fantastici. Questa è la compagnia più bella del mondo. Guarda il grande Fabio che tira fuori l'artiglieria. Non facciamo pubblicità illegali. Bravi. Venite a comprarle da me. Grazie. Spettacolo. Attenzione. Oh, il salame ci ha portato fortuna comunque, perché... Eh sì, è perché avevo innescato il salame adesso. È stato molto più No, pesante. colore. Eccolo. 2 so. Belli. No, l'altro è piccoletto. Vabbè, tutte e due. Bellissimi. Abbiamo fatto un casino. Ogni volta è una tragedia prendere un pesce dalle Aspetta, fammeli profondità. togliere fuori, va. Bellino, bello. E quindi il gambero gli piace di più del calamaro, ma il salame ci piace di più a noi.
Oh, comunque qui vi raccontiamo il bello della pesca, è una barchetta piccolina, ognuno che si inventa una tecnica diversa, alla fine ci stiamo divertendo. Sì, dai. La cosa migliore è stata il salame fino a mo'. Cacciate la mortadella, dov'è? Con le mani alzate. Meno male che finiva questo tempaccio, signore. Dovrebbe finire alle 9 il ventaccio. Povero Fabio sta lì che c'ha degli intrecci clamorosi su tutte le lenze. Poi Vai, deve Fabio, metta l'ancora, togli l'ancora. Io sono quello che non fa un cazzo qui dentro. Butta prima la... E dopo l'ennesimo spostamento per tornare sul posto, visto che ci muoviamo alla velocità della luce, qualcosa di nuovo comincia a mangiare sulla mia canna. Speriamo che sia grosso. Oh, Matteo. Eccolo. Questa è la compagnia dell'anello comunque secondo Sì. me, perché ci sto io che faccio le riprese come uno scemo. C'è il buon Fabio che pesca e porta cibo e c'è Fede che è il tecnico di bordo, ci porta sui posti, si inventa le cose. Questo è un bel pescione, È uno o due? Uno. Di tracina gigante. No, lascialo in acqua, ci penso io. Occhio, non gettartela addosso, Lo so, lo conosco. No, adesso prendiamo le pinzone. Taglialo, non la buttare che quella è buona da mangiare. Sì. Adesso dove la vuoi mettere? Il frigo, aspetta a mangiare le cose. Eia. Nascondete i piedi, ragazzi. Ciao. Bello, bello, l'amo. Mi ha tagliato l'amo, Fede. Fede, perché mi hai dato con le pinzone? Occhio che la tracina è bestiale, Quello ci manda allo Comunque spazio. ci stiamo a divertire un casino su sta barchetta. Preso, fa? E sembra proprio che siamo capitati nel punto buono, perché anche Fabio aggancia qualcosa di grande. Attenzione. È vicino, guarda. Belli, mamma mia, guarda che tanute. Tre ne ho. 3. Incredibile. 1. Tirale dentro, fregatene, tirale dentro. Anche l'altra. Ce n'è una terza, Mamma che pescatona questa. Oh, Mentre il bravissimo Fede ci vedeva qui le marcature, guardate che meraviglia. Guardate sta tanuta. Enorme, maschio bellissimo. Vedete, si riconosce perché ha questi colori bluastri che sono fantastici. Questo è un pesce importante. Io ho la mano enorme, Queste altre un po' più piccoline. Bravo Fa! Bellissimo. Mamma che spettacolo. Tripletta. Vai. In the net. Io non so se è sfiga, non so più nulla, però le previsioni non le beccano mai. dare 20 cm d'onda. Dava 20 cm d'onda e vento che alle 9 era assente. C'è ancora un botto di maestrale. Il cambusiere. O pesche o scalapesca. Noi ci mangiamo tutto. No, finiti. Gli ho scroccato tutto raga, tutto quello che si poteva scroccare io l'ho scroccato. Basta. Ascolta, c'ho il boss. Mi presti il portafoglio? Finito. E alla fine abbiamo deciso di rientrare, ma è la decisione più saggia, perché comunque c'è un sacco di onda e non abbiamo comunque un mezzo che ci permette di affrontare, ma anche se lo avessimo non sarebbe stato divertente pescare, perché era un lavoro. E visto che non è che possiamo farcene una malattia, torniamo verso il porto e decidiamo pure di farci un bagnetto. Allora ci siamo ancorati, quindi ora la battaglia è chi Adesso- pescherà la prima perchia, anzi il primo sciarrano. Guarda le tracce di perchia che abbiamo. Guarda quante ne Mamma mia, abbiamo. corri! È grosso? Sì, 15 kg. Ha preso l'ancora! L'hanno cazzo. Ci siete riusciti? L'ho vista arrivare. Niente, neanche le perchie ci mangiano più. Comunque, alla fine dai, ci siamo divertiti. L'hai preso? L'hai presa? No, questa gara comunque non l'ha presa. C'era... Vediamo. No, non c'è. Non c'è. Non c'è. Vabbè, tra gli amici, lo sapete qual è la cosa più bella della gara? Questa! Quanto fondo c'è? Oh? Un pochino. E il bello della pesca
Secondo me è proprio questo. Dai, che ce ne andiamo! Dai, stronzi! Dai,